come rimuovere lo sfondo dalle immagini online e automaticamente con un semplice click e molto altro. Questo programma qua è assurdo, ci fa fare anche un sacco di modifiche che altri programmi non fanno e soprattutto ce lo fa fare alla massima risoluzione, gratuitamente, e non ci propone neanche nessun tipo di abbonamento. Ne ho usate tante, secondo me questo qua è il sito migliore per scontonare le foto a modello base principianti. Comunque ti assicuro che ha delle funzioni molto interessanti. Ti lascio il link in descrizione. Comunque il programma si chiama Edit Photos for Free, sì, è un po' elaborato come da ricordare, è in inglese, ma se hai inserito un traduttore nel tuo browser, con un semplice click puoi comunque tradurre tutto in italiano. Per caricare una foto è semplicissimo, basta o scegliere una foto cliccando sul bottone o addirittura trascinando una foto da dentro. Se io ho la cartella, praticamente trascino qua, metto la foto e lui in automatico, tac, mi rimuove lo sfondo. Adesso il punto di forza di questo programma qua, oltre che ce lo fa scaricare alla massima risoluzione che altri programmi non facevano, e altri che lo facevano mi limitavano in altri punti, questo qua, oltre a farlo alla massima risoluzione, ci permette di fare delle belle modifiche. Tanto per cominciare, tipo io adesso vorrei cancellare quel guinzaglio lì, altri non me l'avrebbero fatto fare, quindi adesso basta che vado su modifica, e già di default vedi qua gomma per cancellare, è già impostato. Se io vado qui posso cancellare il guinzaglio. Qua c'è la dimensione del pennello, se voglio posso aumentare la dimensione del pennello o diminuirla se devo fare delle cose un po' più approfondite. Con questi tasti in basso posso spostare. Qua occhio, l'immagine da questa pagina qua non si può spostare, c'è sempre la gomma attiva, quindi questo tasto qua in basso serve per centrare l'oggetto, per alzarlo, abbassarlo e spostarlo volendo, ma questo poi lo possiamo fare, o diminuire volendo. Poi qua posso ristabilire, se io clicco su ristabilisci, tipo qua, clicco qua e rimetto il guinzaglio, ma adesso questo qua non è il caso, ma serve solo se faccio dei piccoli danni. Ma oltre a questo, che è molto interessante, zoomiamo un attimo la foto, guarda bene allo sfondo, che è un po' bluetto. C'è questo qua, bordo liscio. Se voglio posso abilitare il bordo liscio, che a me non piace ma comunque può essere interessante, che praticamente ti fa il bordo tutto liscio. Questo non mi piace, lo tolgo. Poi c'è qua bordo raffinato, fai bene caso al bordo. Se io dico minimo, e vedi già me l'ha aggiustato un po', ma ha tolto un po' quel bluetto. Medio, ha tolto ancora del bluetto. Adesso qua è da giocare, dipende dal tipo di foto. Comunque anche questo comando qua è decisamente interessante. Adesso la foto non sembra bellissima al massimo, comunque se poi puoi fare anche subito una prova scaricando la foto. Apro la foto scaricata e comunque ci zoomo sopra, vedo che comunque, vabbè, dipende anche dalla foto, ma comunque ha una risoluzione molto alta. Adesso mi è rimasto ancora un po' di blu, ma diciamo che questo qua non è un programma professionale, però con 2 semplici click, cioè, facciamo delle cose veramente pazzesche, perché poi non ci fermiamo solo qua. Poi volendo possiamo cambiare lo sfondo, c'è sto preview background qua, tipo vabbè, i colori qua, e va bene. Ma se io faccio questo tasto qua, remix, vado su remix, mi si apre un'altra finestra che rimane comunque sotto le altre. Qua ho veramente un sacco di possibilità. Tanto per cominciare, sul Six qua posso scegliere la dimensione della pagina che voglio creare. Mi dà anche già delle opzioni lui, tipo la cover di Facebook, il post di Facebook, Pinterest, Instagram e un po' di cose. Comunque puoi scegliere, o se no puoi digitare te. Io adesso ne scelgo una a caso, metti che ti sbagli e fai così, diventi piccolo così. Con questo tasto qua in basso, con queste 2 lineette qua, praticamente centri il foglio qualsiasi dimensione sia. Poi con la freccetta in basso alzi e abbassi il foglio. Qua in questa pagina qua posso selezionare la figura, spostarla e anche rimpicciolirla. Posso duplicarla, poi se voglio posso cancellarla, posso cambiare l'opacità dell'oggetto. E questi 2 tasti qua sono per gli oggetti, se uno che rimane avanti e indietro, decidere quale sta davanti o dietro. Comunque anche qua dall'oggetto selezionato posso fare delle piccole modifiche, la luce, il contrasto. Adesso non voglio farti vedere tutto quello che c'è da fare. C'è comunque il testo,
posso aggiungere il testo, ecco qua, vedi che quando succede così mi faccio così, rischiaccio questo bottone qui e va tutto a posto. Posso inserire delle immagini di questi oggettini qua, posso farli della grandezza che voglio, poi posso anche colorarli, fare di tutto e di più. E qua background, cioè qua dal background, oltre appunto come prima che si poteva cambiare solo il colore, posso inserire qualsiasi tipo di immagine. Già qua, anche qua, o trascino un'immagine qua o clicco qua e la vado a cercare sopra il mio computer, la apro e come vedi, boh, è andato qua. La cosa di bello di questo programma è che appunto si può anche già subito modificare le cose. Non è il massimo, diciamo che io lo utilizzo specialmente per scontornare ed è il massimo secondo me, se non hai grandi pretese. Poi per fare diciamo questo tipo di modifiche io utilizzo Canva, un altro programma gratuito che di lì si alza il livello, puoi fare veramente di tutto e di più. Tra i programmi online secondo me questo qua è il migliore che fino adesso ho scoperto. Fammi sapere nei commenti se te utilizzavi già qualche altro programma del genere e se ti trovi bene con questo. Se comunque il video ti è stato utile o ti è piaciuto, lasciami un bel pollicione, e già che ci sei, se vuoi sostenere il mio canale iscriviti e attiva la campanellina, così sarai avvisato quando creerò nuovi contenuti. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!